bottiglia d'acqua, bicchiere, fogli, penna. Bene, cominciamo. Iniziamo le lezioni di trading partendo da quelle basiche. Sono le 23:49, non chiedetemi perché sto registrando questo video ora. Ora guarderò le prime 2 ore di questo corso prendendo tutti gli appunti possibili, dopodiché vi faccio un riassunto con i punti chiavi in modo che anche voi possiate iniziare ad imparare qualcosa del trading. Questo è il primo video di questa playlist e questo è il corso base. Ovviamente partendo da zero questa cosa sarà gradualmente avanzata fino ad addentrarci nel deep trading, se così si può dire. Ora inizio, dopodiché vi faccio un riassunto spiegazione. Sono le 2:06, ho appena finito di vedere la prima lezione, era proprio base. Comunque ho preso tantissimi appunti per poi domani mattina narrarvi il tutto. Gran parte di queste cose già le sapevo. Comunque come prima cosa ovviamente bisogna costruire delle solide basi sopra le quali poi si può iniziare a montare le varie cose. Ora è arrivata l'ora di dormire e poi domani mattina vi faccio un riassunto di tutte le cose che ho imparato. Ciao! Buongiorno, come prima cosa partiamo da una citazione di una persona poco banale, si chiama Warren Buffett, penso che lo conosciate. Lui dice: io investo solamente in cose che conosco, quindi prima di tutto bisogna pensare all'apprendimento. Vi consiglio di prendere in mano foglio e penna perché inizierò a bomba. Come mai è diventato così popolare il trading online? Per 2 motivi essenzialmente: perché ci permette di fare sia operazioni a rialzo che a ribasso e quindi investire su un'operazione long, studiare che il prezzo aumenti, o investire su un'operazione short e quindi investire dopo aver studiato che il prezzo diminuirà. Oltretutto un altro motivo per il quale il trading online è diventato così famoso è perché ci permette di fare tante operazioni e a breve termine ed è più o meno alla portata di tutti, mentre una volta coloro che potevano permettersi di fare queste operazioni erano queste mani forti, questi investitori istituzionali, quindi grandi banche o grandi fondi finanziari che quindi avevano una forte presenza all'interno della borsa. In cosa possiamo tradare e quindi investire? Possiamo investire in questi asset class. Ce ne sono un'infinità di diversi, però in questa prima lezione Luca tratta principalmente azioni e forex. Quando si parla dell'acquisto di un'azione si parla dell'acquisto di un equity di una società e quindi di una piccola porzione di quell'azienda, di quella società. Quando invece si parla di investire in forex si parla di investire nei cambi e quindi nei rapporti di valore tra 2 monete diverse, per esempio euro-dollaro, dollaro-yen. Ci sono comunque tantissime monete e quindi tantissimi forex diversi. Quelli su cui consigliano di investire inizialmente si chiamano valute major, che sono quindi quelle più liquide, con più soldi al loro interno e quindi anche con una volatilità inferiore. Dopodiché all'interno degli asset class ci sono anche gli indici, quindi panieri di queste azioni, quindi se tu acquisti o vendi un indice stai acquistando un insieme di tante società o di tante aziende. Per esempio l'indice DAX contiene i 30 titoli a maggiore capitalizzazione in Germania. Dopodiché tra gli asset class non ci sono soltanto questi 3, ma ci sono anche materie prime e molti altri. Ora iniziamo ad andare un po' più nel dettaglio per quel che riguarda quello che possiamo trovare all'interno della nostra piattaforma di investimenti e degli strumenti che il nostro broker ci mette a disposizione. Io come prova mi sono affidato al conto demo di Kimura Trading. Non sono stato qui a fare analisi specificatamente su che broker andare, dato che alla fine sono quasi tutti molto simili e la grande importanza nella scelta, che ho sentito da Luca e anche da altri trader, è l'affidabilità e il servizio clienti. Dato che Kimura lo usa Luca e lo usano anche altri 2-3 miei conoscenti, ho deciso di aprire un conto demo con loro, tanto è completamente gratuito, quindi per fare le mie prime prove penso che sia la scelta migliore. Quindi ora gli screenshot che appariranno qui intorno sono presi dalla piattaforma demo di Kimura Trading, quindi se volete seguire questa cosa passo passo vi lascio anche il link per aprire un conto demo con Kimura, tanto è gratuito, non vi costa niente. Detto questo iniziamo a fare una piccola analisi delle cose importanti che troverete all'interno di questa piattaforma. La prima cosa è il valore di contratto per punto, quindi quanti soldi stiamo movimentando per ogni singolo contratto. Possono essere 10.000 euro o possono essere 100.000 euro e quello è il valore di ogni singolo contratto. Quindi quando compriamo, quando vendiamo, quando ci viene scritto 1 sappiamo che stiamo movimentando un contratto che può valere 100.000 euro o 10.000 euro. Ora vi lascio uno screenshot d'esempio della piattaforma Kimura
Per esempio su Kimura in euro-dollaro il valore di contratto per punto è 100.000 euro e il minimo valore tradabile è 1/10 di contratto, quindi 10.000 euro. Ora viene la cosa interessante, perché devo avere 10.000 euro per comprare quel contratto? No, c'è questa cosa chiamata margine, secondo la quale possiamo avere soltanto una percentuale di quel contratto e farci prestare i restanti soldi dal broker. Su Kimura il margine è 3,33%, che quindi ci mette a disposizione una leva di 30, perché 100 diviso 3,33 è uguale a 30. Quindi riassumendo, dobbiamo avere il 3,33% del contratto per riuscire ad acquistare quel contratto. Per esempio, se vogliamo comprare un contratto da 10.000 euro, che è il contratto minimo acquistabile, dobbiamo avere 333 euro all'interno del nostro portafoglio. E quindi se noi facciamo 333 per 30 fa 10.000 euro e quindi abbiamo una leva di 30 sui soldi che noi investiamo. Spero di essere stato chiaro, ma è tutta una cosa matematica. Hai il 3,33%, quindi 100 diviso 3,33 è uguale a 30, 30 è la nostra leva sul capitale che abbiamo investito. Però c'è un grande rischio, perché se perdiamo dei soldi in leva, quindi moltiplicati per 30 volte. Stessa cosa se guadagniamo dei soldi, quindi se guadagniamo dei soldi, guadagniamo quei soldi moltiplicati per 30 volte. Quindi ha sia un vantaggio perché genera più guadagni, ma anche uno svantaggio perché moltiplica le nostre perdite. Quindi qual è il lavoro del trader? Innanzitutto il trading è un lavoro e va preso come tale. Non si sta parlando di giocare con strumenti finanziari, ma si sta parlando di investire soldi facendo analisi. E il nostro lavoro, noi abbiamo questa grande torta diviso in due: compra, vendita, 50% delle possibilità che il mercato scenda, 50% delle possibilità che il mercato salga. Cosa dobbiamo fare noi trader? Dobbiamo fare in modo che la nostra scelta, che è una potenzialità di riuscita che è il 50%, dobbiamo cercare di sommare attraverso la nostra analisi alcune fettine alla nostra scelta. Presupponiamo vogliamo comprare, abbiamo il 50% di possibilità che quella scelta sia giusta. Attraverso le analisi aggiungiamo un po', il 10%, il 20%, il 30%. Il nostro obiettivo è aumentare la probabilità di riuscita della nostra operazione e questo avviene attraverso le analisi di cui parleremo in seguito. Detto questo, quanto costa fare trading? Ci sono due grandi commissioni, una è data dal margine e quindi dalla leva e una è data dallo spread. Quando si opera in margine, i soldi all'interno di quel contratto non sono tutti nostri, perché sui 10.000 euro di cui parlavamo prima noi abbiamo investito soltanto 300 euro. I restanti 9.700 euro ce li ha prestati il broker, quindi il broker sta effettuando il cosiddetto founding. Su quel founding il broker è qui per guadagnarci, quindi ogni giorno applicherà delle tariffe di interesse su quel founding. Come possiamo fare in modo di evitare queste tariffe? Queste tariffe non ci vengono applicate se noi chiudiamo l'operazione prima delle 11, mentre se la chiudiamo dopo le 11 di sera quella tariffa ci verrà applicata. Dopodiché c'è una seconda commissione, la commissione sullo spread, cioè la differenza tra chi acquista e chi vende, che è poi anche la commissione che percepisce il broker. Varia in base alla liquidità e alla volatilità di un certo mercato in un dato periodo di tempo. Praticamente come funziona? Quando noi andiamo ad inserire un ordine, a fare un acquisto o una vendita, come ci accorgeremo immediatamente, partiremo subito in difetto proprio dello spread, per cui andremo a pagare all'apertura di un'operazione e vedrete che ogni operazione parte in negativo proprio del costo di questa commissione. Quindi che fare? Di sicuro il broker sarà agevolato da questa cosa, perché più operazioni farete, più andrete a pagare questo spread, mentre se farete meno operazioni con un profitto più alto, pagherete lo spread soltanto per il numero di operazioni che farete. Quindi quando andate ad aprire un'operazione, pensate anche a quanto la volete tenere nel vostro conto, quindi a quanto andrete a pagare di funding e a quante operazioni state andando a fare. Ora andiamo a vedere come comprare. Ci sono tre modi differenti. Uno è semplicissimo: comprare al prezzo di mercato. L'azione della Banana SPA ora a mercato costa 50 euro, io compro un'azione della Banana SPA per 50 euro. Questo è il primo modo. Il secondo modo è fare un ordine limite. Il prezzo della Banana SPA adesso è a 50. Io però
però non la voglio comprare a 50, la voglio comprare se e quando arriverà a 45. Quindi nella piattaforma imposto un mio ordine, quando e se il prezzo arriverà a 45 io voglio comprare un'azione. Impostato quest'ordine non è detto che poi venga coperto e che l'azione vada a 45. Può succedere che questa azione non arrivi mai a 45 e il mio ordine non venga mai coperto e quindi io non compri mai quell'azione. Il terzo modo è l'ordine stop. Cosa vuol dire? L'azione è a 50, bene, io adesso non la voglio comprare a 50 perché sono incerto nella sua salita e nella sua discesa, però vedo, a seconda di un mio studio, che se arriva a toccare 55 è destinata a salire sempre. Quindi penso, ok, imposto un ordine a 55 perché so, dopo aver fatto il mio studio, che se tocca i 55 sale nel cielo e va a 150. Quindi all'interno della piattaforma dico, bene, io voglio comprare un'azione della Banana SPA quando il prezzo arriva a 55 e soltanto quando il prezzo toccherà 55 io acquisterò questa azione. Come detto prima, non è detto che il mio ordine venga coperto, per cui il prezzo tocchi 55, può semplicemente decrescere continuamente e non toccare mai 55, quindi l'ordine viene coperto soltanto quando si arriva a 55. Una volta comprato questo contratto e quindi una volta che il nostro ordine è stato coperto, dobbiamo già sapere a quanto puntiamo di rivendere quell'azione e quanto siamo disposti a perdere, e tutto questo secondo una nostra strategia di money management. Ora tratterò questa cosa molto in breve con una semplice strategia di money management. Presupponiamo che abbiamo preso un'azione a 50, noi siamo disposti a perdere X%, per esempio su 50 siamo disposti a perdere il 10%, quindi 5. Quindi nella piattaforma imposteremo uno stop loss a 45, dato che abbiamo acquistato a 50. Quindi se l'azione, dopo aver fatto tutti i suoi sbalzi, arriva a 45, noi direttamente vendiamo quell'azione e concludiamo l'operazione con una perdita, mentre il nostro target, cioè quello a cui noi ipotizziamo di arrivare, perché noi abbiamo studiato ovviamente per guadagnare, non per perdere, è 60. Una strategia di money management è proprio fare in modo che puntiamo ad avere dei guadagni che siano il doppio delle nostre perdite, quindi possiamo permetterci di perdere 2 volte per poi guadagnare una volta soltanto, proprio perché se stai facendo trading di sicuro succederà la volta in cui concluderai un'operazione in negativo. Quindi se prevedi questa cosa, nella tua struttura di money management devi fare in modo che le perdite siano coperte dai guadagni. In questo modo abbiamo detto 50 abbiamo comprato, 45 impostiamo il nostro stop loss e il nostro target è a 60, quindi puntiamo al doppio del guadagno rispetto alla perdita. Tutte queste cose si possono ovviamente impostare nella piattaforma e fare degli ordini automatici di vendita a 45 e a 60, quindi se arriva a 60 vendi, se arriva a 45 vendi. Ovviamente si possono fare anche strategie combinate, che per esempio se l'azione arriva a 55 vendo metà delle azioni che ho comprato e tiro sullo stop loss non più a 45 ma a 50, così in qualunque caso, anche se concludo l'operazione, sono riuscito a trarre dei guadagni. E ci sono varie altre strategie di cui potremo parlare più avanti. Detto questo, l'ultima nozione di base è che il mondo dei trader si divide in 2 categorie: gli analisti tecnici e gli analisti fondamentali. Gli analisti tecnici dicono che il prezzo è già stato scontato da tutte le notizie che possono avvenire nel mondo e quindi basano tutta la loro analisi sull'andamento passato del prezzo. Poi ci sono anche gli analisti fondamentali, che quindi al posto di studiare il prezzo studiano le notizie per quel che riguarda il forex e le notizie e i bilanci per quel che riguarda le azioni. Quindi i primi investiranno in base allo studio del prezzo e i secondi investiranno in base allo studio delle notizie. Detto questo, il primo video di infarinatura di base è finito. Se volete continuare a seguire questa serie, iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace, anche perché questo video non è stato facile da realizzare e mi dareste anche una mano con l'algoritmo di YouTube. Se avete una qualsiasi domanda, lasciatemela qui sotto nei commenti. Poi vi ricordo che tutte le informazioni, e se volete usare un conto demo gratuito su Kimura come sto facendo io, vi lascio tutto in descrizione, tutti i link, tutte le cose. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura, alla prossima lezione. Ciao a tutti ragazzi!